Stratonichea è un luogo dove potrete sperimentare le fasi di riavvolgimento della storia o di spostamento passo dopo passo dal presente al passato. Siete pronti a fare un viaggio nelle profondità del tempo? L'antica città di Stratonichea, nascosta nella rigogliosa natura di Mula, vi trasporterà nella magica atmosfera del passato. Pensate di essere entrato in una città antica, ma vi accorgete che la vita ancora continua in alcune case. Queste strade ci portano prima ai bagni dei turchi selciuchidi e poi alle strutture del periodo romano orientale, e dopo iniziate a vedere magnifiche strutture del periodo romano, e vi troverete nel periodo ellenistico quando visse Alessandro Magno. All'improvviso vi siete circondati dai persiani, ma i più potenti re Hittiti dell'Anatolia, Hattushili e Tutalia, vengono in vostro soccorso. Come ho detto, stiamo facendo un viaggio nelle profondità del tempo. Siamo in una città dove l'amore proibito ha raggiunto il suo picco. I gladiatori, simbolo del potere, o uccidono poveri schiavi o muoiono per il piacere di ricchi nobili, ma qui c'è ancora vita. Alcuni portano la vita alla città e insistono a vivere qui. Quindi siamo ad Eskihisar. A nord la pianura di Yatan raggiunge il fiume Menderes tramite il torrente Cine. Dopo le antiche città di Alabanda e Alinda, e a sud raggiunge il golfo di Gekova con Idima tramite Pise. Ad est, passando per Hillarima, Afrodisias e poi attraverso la pianura di Tabai, si raggiunge la valle di Lykos. A ovest fornisce trasporti verso città portuali come Keramos, Halikarnassos e Iassos. Questa facilità di trasporto fece sì che coloro che viaggiavano da nord a sud e da est a ovest passassero sempre per Stratonichea, aumentando così l'importanza della città. Oltre a tutto questo, è chiaro che le principali fonti di acqua che alimentano la pianura di Yatan e successivamente quella di Cine hanno il grande privilegio di provenire dal centro di Stratonichea e dalle sue immediate vicinanze. Le rovine nelle vicinanze di Stratonichea, che ha sempre mantenuto la sua importanza nel corso della storia grazie alla facilità di trasporto e alla sua posizione strategica, risalgono al periodo neolitico secondo le pitture rupestri sulle pendici meridionali dei monti Gökbel. Per quanto riguarda gli insediamenti, risalgono al periodo calcolitico, secondo i reperti ritrovati ad Asartepe, situato a 5 km a est di Stratonichea, presso il torrente Yatan. Il più antico dei ritrovamenti nel centro della città di Stratonichea è la tomba di tipo chicladico rinvenuta nella necropoli occidentali della città, e altre simili sono state trovate a Iassos. Si pensa che l'insediamento in questa regione, accettato come centro della città, sia continuato dalla metà del secondo millennio a.C. fino ad oggi. Stratonichea è uno dei rari luoghi in cui è possibile ammirare insieme edifici e architetture urbane del periodo antico, ottomano e repubblicano. Il fatto che numerosi edifici risalenti a epoche diverse siano incastonati l'uno nell'altro rappresenta un'opportunità unica per chi visita la città. Tutti gli edifici storici della città antica possono essere visitati ai piedi lungo le strade lastricate in pietra risalenti al periodo ottomano. Non esistono dati precisi sull'esatta estensione e sulle dimensioni dell'insediamento prima del periodo arcaico.
Con gli scavi effettuati oggi si stanno ottenendo informazioni più precise sulle dimensioni della città. Secondo le lettere di Tavagalava e Milavata dei periodi di Hattushiri III e Tutalia IV durante il periodo Ittita, si pensa che l'insediamento qui fosse Attria. Questo nome comprendeva non solo l'insediamento centrale ma anche i suoi dintorni. In base ai resti esistenti è chiaro che durante il periodo arcaico esisteva un insediamento con un sistema di difesa che copriva le pendici settentrionali della collina di Kadukulesi. Durante questo periodo l'insediamento era conosciuto come Kyriosauris. Lo stesso insediamento era conosciuto come Idrias nel V secolo a.C. Il periodo ellenistico è iniziato con il regno di Alessandro Magno, non durò molto a lungo. Dopo la morte di Alessandro Magno in giovane età, le terre dell'Anatolia iniziarono ad essere governate da Seleuco. Nei racconti c'è solitamente un re che governa una città e la sua bellissima figlia. E un giovane povero che ama questa ragazza diventa il personaggio principale della storia. Ma questa volta il re ha un figlio, non una figlia, e questo giovane si innamora della sua bella matrigna. Il giovane Antioco, che nasconde il suo amore al padre, si ammala di giorno in giorno ed è quasi sull'orlo della morte. Molti medici non riuscivano a capire di cosa si trattasse, ma un giorno un medico notò che la sua matrigna era estremamente eccitata e il suo cuore batteva più velocemente quando andava a trovare Antioco. Questa malattia è in realtà un grande amore sperimentato da Antioco. Sentendo ciò, il padre rispetta questo grande amore e si ritira e permette al figlio di sposare la moglie Stratonike. Dopo questo matrimonio il nome della città diventa Stratonikeia. Ho ammirato molto questo padre moderno, vissuto circa 2250 anni fa. Che la storia fosse o meno questa, il nome della città divenne Stratonikeia. La città che dal 268 a.C. in poi, compreso il periodo romano di Oriente, utilizzò il nome Stratonikeia. Divenne Adrianapoli per un breve periodo durante il periodo Impero Romano. Nel 133 a.C., quando Aristonico, che si ribellò all'eredità del regno di Pergamo da parte dell'Impero Romano, si rifugiò nella città. Questa fu assediata dai Romani e la sua popolazione morì di fame. Le strutture più monumentali di Stratonikeia, che durante il periodo ellenistico passarono spesso di mano tra Seleuco, Tolomeo e Rodi, furono costruite nel II secolo. È degno di nota il fatto che nel periodo successivo, soprattutto nel primo periodo imperiale, vennero svolte attività costruttive molto impegnative. Questa attività edilizia continuò con le stesse modalità e soprattutto nel periodo successivo all'era cristiana. Ci fu un forte incremento nel II secolo, sebbene non quanto in questo secolo. Si ritiene che la costruzione di nuovi edifici continuò nel III secolo d.C. Nel periodo ellenistico la città fu organizzata secondo il modello Ippodamea. Lo stesso sistema insediativo ha continuato anche durante il periodo romano. Dopo il periodo romano l'insediamento rimpicciolì. In alcune zone della città sorsero insediamenti anche durante il periodo romano di Oriente, quello dei Principati e quello ottomano. All'interno della città antica si trovano due diverse mura di fortificazione del periodo arcaico e classico.
il più grande ginnasio dell'Anatolia del periodo ellenistico, e il teatro, il palazzo del Consiglio, risalenti al periodo romano e complessi termali. Ci sono strutture come l'agora, i templi, le porte della città, le strade colonnate, le fontane, le strutture idriche, i monumenti tombali. Sulle pareti del Bouleuterion, oltre all'iscrizione del calendario di Menippo in greco, sono scritti in latino i nomi e i prezzi di tutti i beni e i servizi venduti in città durante il periodo romano. Dopo che il cristianesimo fu accettato come religione ufficiale nel 325 d.C., è iniziato un nuovo periodo per la città. In questo periodo, oltre a modificare la funzione di alcune strutture risalenti all'impero romano e quelle precedenti, si è verificato una nuova svolta architettonica, spostando elementi architettonici e strutture esistenti in altre aree o in situ. Questo processo raggiunse il suo massimo livello soprattutto nel V e VI secolo d.C. L'area pianeggiante, che può essere descritta come la città bassa, era per lo più utilizzata come area di insediamento. Fatta eccezione per la chiesa di Ericli nel primo periodo romano di Oriente, gli edifici ufficiali e religiosi del centro della città nella zona pianeggiante furono costruiti principalmente all'interno e intorno alla porta nord della città e alla via nord. Nel periodo romano di Oriente, ad eccezione dei resti della chiesa, al di fuori delle mura cittadine, l'insediamento era prevalentemente nella parte nord-occidentale della città. Nonostante tutti questi progressi e l'evoluzione architettonica, la città iniziò a declinare e a ridursi dopo la prima metà del VII secolo d.C. e questa situazione durò fino al X secolo d.C. Sebbene le guerre fossero tra le cause di questa situazione, si ritiene che le cause più importanti fossero i terremoti e le epidemie. Sebbene ci sia stata una ripresa nel periodo romano di Oriente nel XI secolo d.C., esso non ha mai avuto le dimensioni degli insediamenti e la densità di popolazione del primo periodo romano di Oriente. I movimenti politici che iniziarono dopo la metà del XII secolo d.C. consentirono l'inizio del periodo dei principati dei Turchi a partire dall'inizio del XIII secolo d.C. L'insediamento, che si trovava prevalentemente nel nord-est della città precedente, durante questo periodo continuò a svilupparsi nel nord-ovest della città, nella zona in cui si trova la sorgente e nei suoi dintorni. Intorno a questa zona si concentrano le terme selciuchide ed altre strutture risalenti al periodo dei principati. Durante il periodo ottomano la città si espanse nuovamente, arrivando a coprire l'intera parte bassa della città. Si ritiene che oltre alle strutture religiose e civili nel periodo ottomano, anche la struttura urbana dell'insediamento, con le sue tintorie, le botteghe, le strade e le piazze, abbia vissuto il suo periodo migliore dopo il primo periodo romano di Oriente in questo periodo. Durante questi periodi l'insediamento fu chiamato Eskişehir nel periodo ottomano ed Eskihisar nel periodo repubblicano. Poiché Stratonichea si trova su importanti reti stradali, molti viaggiatori e ricercatori hanno visitato la città e hanno condiviso le loro osservazioni e valutazioni al riguardo. I primi scavi a Stratonichea iniziarono nel 1977 sotto la direzione del professore Yusuf Boysal e proseguirono fino al 1998. In questo periodo iniziarono i primi lavori in città presso la porta settentrionale della città.
Proseguirono con il ginnasio e furono aggiunti il Blauterion, il teatro, il tempio dell'imperatore Augusto. Durante questo periodo i lavori nelle strutture della città venivano eseguiti solo durante la stagione estiva, mentre i lavori a lungo termine venivano eseguiti nelle necropoli di Idemir, Kabasakis, Alda e Akta a partire dalle mura della città, situate sul lato di la via sacra da Stratonechea a Lagina. Successivamente ci fu una breve pausa e nel 2003 iniziò a lavorare un team guidato dal professore Çetin Şahin che continuò fino al 2006. Nel 2008 un team presieduto dal professore Bilal Söğüt ha iniziato a lavorare qui per conto dell'Università di Pamukkale. Questo processo è ancora in corso. Nel 2015 un team di circa 100 persone ha avviato i lavori di scavo dell'antica città di Stratonikeia, inserita nella lista temporanea del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tra le aree in cui si prevede di lavorare nell'antica città di Stratonikeia ci sono la porta settentrionale della città, le rovine di una delle più grandi palestre del periodo antico, un teatro, templi, terme romane e molte altre strutture. Mentre gli scavi sono in corso anche i lavori di conservazione. Durante recenti scavi sono state rinvenute 14 stele funerarie di gladiatori appartenenti a diverse armature o classi. Si ritiene che nel II e III secolo qui si tenessero combattimenti a scopo dimostrativo e di addestramento. Per questo motivo la città è chiamata anche la città dei gladiatori. Che sia la città dei gladiatori o la città della bellissima Stratonike, i veri protettori della città sono il dio degli dei Zeus e Ecate. Chi è Ecate e dove si trova il suo tempio? Vi racconterò i misteri di Stratonikeia nel prossimo video. Cari amici, spero che mi seguirete. La conoscenza aumenta quando viene condivisa. Sono sicuro che anche voi condividete queste informazioni. Vi amo molto.